Oggi un video di riflessione sul segno grafico. Farò un disegno a penna a biro, però concentrandomi molto sull'aspetto proprio segnico, non tanto su quello del tratteggio, ma soprattutto sulla struttura del disegno attraverso il segno. E lo faremo anche parlando del disegno di Van Gogh, che io ritengo uno degli aspetti più fondamentali della sua produzione, proprio quella del disegno. La pittura è importante, però la struttura del disegno che si legge dentro la sua pittura è, secondo me, superiore. Comunque lo vedremo all'interno del video e spero che sia informativo come sempre e piacevole. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, di condividere il video e di commentare sotto la descrizione come state facendo. Non mi resta che augurarvi come sempre una buona visione e a presto. Questo lavoro che sto facendo in questo momento è quello di costruire un percorso dove si sviluppa il segno grafico attraverso la costruzione di una struttura dove questo segno grafico può esprimersi. Mi spiego meglio. Se noi abbiamo idea di quello che facciamo, dobbiamo tenere presente assolutamente che il nostro foglio è finito, ha una dimensione e l'equilibrio delle forme e dei segni dentro questa dimensione è una cosa fondamentale per quanto mi riguarda. È anche importante proprio da un punto di vista della lettura dell'immagine. Un'immagine ben equilibrata, un'immagine ben strutturata, è un'immagine più comprensibile e più possibilmente fruibile. L'importanza del disegno, per quanto mi riguarda, è fondamentale. Non c'è altra parola che descriva meglio, perché proprio sono le fondamenta, ma le fondamenta che rivelano la struttura anche quando il lavoro è terminato. Quindi la struttura che si rivela. E non a caso questa sera scelgo di parlare dell'attività di un pittore molto famoso, come è Van Gogh, o come gli olandesi direbbero Van Gogh, però noi non facciamo gli snob e lo continuiamo a chiamare Van Gogh. Questo pittore ci parla attraverso le sue opere di un percorso che lui ha compiuto dentro il disegno che ha pochi uguali nella storia dell'arte. Lui ha un corpus di opere che essenzialmente stanno dentro pochi anni, che vanno dal 1877 al 1890. Direi che il suo più grande apprendistato nel disegno va dal 1880 al 1881. Lì proprio fa un apprendistato molto forte, molto continuato e esclusivamente disegna. Quindi abbiamo pochissimo tempo per riuscire a pensare ad altro che a un Van Gogh che si concentra proprio sulla struttura del segno. Non vorrei parlare di quanto lui si impegnasse nel disegno in questi anni perché mi sembra superfluo. Fa ciò che ogni pittore dovrebbe fare. Il suo impegno attraverso i manuali che usava, per esempio quello di Cassagne, sulla prospettiva e sull'anatomia, i manuali dell'epoca, oppure quelli che gli prestava Tresteg, il direttore della Galleria Goupil, i manuali didattici di Bargh, che erano gli esercizi alla fusaggine e il corso di disegno. Questo dovrebbe fare chiunque si dedichi a questa attività, ma noi abbiamo una persona che riesce a interpretare l'osservazione della realtà attraverso
una sperimentazione che grazie alla sua tenacia e alla sua ricerca sulla natura raggiunge vette impensabili. Quando noi guardiamo un quadro suo, per riuscire a capire e avvicinarci, dobbiamo prima di tutto immaginare che una persona che passa 2-3 anni solo a disegnare e quindi solo a contatto con elementi che proprio legati al segno grafico, quindi quasi all'incisione sul foglio, passi improvvisamente a dedicarsi alla pittura. Naturalmente quello che avviene è che la trasposizione di queste due tecniche si fonde e questa fusione genera quei tratti che noi conosciamo e che sono così originali e che sono così e che indagano così profondamente la realtà come noi li conosciamo. La sua produzione è vastissima, i disegni sono più di 1.000.000 e anche moltissimi sono i disegni all'interno delle lettere con cui lui spiega anche dove metterà il colore e come agirà nei confronti del dipinto che ha in mente. Però è uno grande sperimentatore, acquerelli, carboncino, gessetti, ci sono matite grasse, matite normali e quindi abbiamo davanti un inventore assoluto, una persona che si produce nello sforzo continuo di restituire una pienezza del segno e una novità del segno. Racconta la sua costruzione di questo segno nuovo, di questa lingua nuova che ci ha concesso di osservare. È veramente importante tenere a mente questo, perché se no non si comprende assolutamente nessuno dei dipinti di Van Gogh che si guarda. A questo proposito mi viene in mente un dipinto dei due cipressi che dipinge nel 1889, quando passa il suo tempo nella casa di cura di Saint-Rémy. Questi due cipressi sono dipinti e finiti nel 1889, poi lui nel 1890 fa un disegno di questi due cipressi e mette due figure davanti a questi cipressi. Allora riprende il dipinto e dipinge sopra le due figure che aveva disegnato nel disegno. Quindi la concatenazione fra disegno, anche da un punto di vista concettuale, del concetto, dell'idea, del soggetto, che diventa oggetto perché è supportato dal disegno. Questo segno è miracoloso di per sé. Se voi analizzate un disegno e lo guardate nelle sue più piccole parti, troverete che il segno è talmente tanto finito che è un'opera d'arte a sé. Riesce a comunicare il segno così tanto come mai, a mio parere, era riuscito prima a farlo un pittore. In una lettera lui scrive: ci sono due modi di ragionare sulla pittura, come farlo e come non farlo. Come farlo con molto disegno e poco colore, come non farlo con molto colore e poco disegno. Mi sembra che non ci sia altro da aggiungere, se non che quando lui parla di disegno, parla di struttura del disegno all'interno del dipinto. Si disegna con la pittura come si disegna con la matita. Non c'è distinzione nella costruzione dell'immagine per lui, se non che il segno è legato al colore. Quindi si carica su di sé il colore che porta e lo trasporta dentro il dipinto come trasporta il segno sul disegno. È interessante vedere i disegni, ripeto, da questo punto di vista e guardare i disegni che sono all'interno dei quadri di Van Gogh che ci mostra. Questi segni che mostro sono i segni che io vedo e cerco di interpretare dalla lettura che ho del disegno del seminatore. Questi tratti, queste
questi tratteggi che raccontano invece la formazione di superfici all'interno del dipinto. E osservarli poi, come ho detto poc'anzi, trasformarsi in pennellate è una cosa immediata. Quindi vi consiglio veramente di prendere i disegni di Van Gogh e di osservarli bene, e osservarli tanto attentamente da poter poi riscoprirli dentro i dipinti che poi andate a guardare. Una curiosità tecnica è legata ad una lettera che nel 1883, non mi ricordo a chi, inviò, dove scrisse: «Desidero raccontarti di un tipo di matita che ho trovato da Faber. Ha uno spessore ideale, è estremamente morbida e di qualità superiore rispetto alle matite da falegname, di un nero intenso e piacevole da utilizzare». Morì Van Gogh nel 1890 e quindi non riuscì a utilizzare quella che noi conosciamo tutti come iconica matita della Faber-Castell, che fu presentata solo nel 1905. Però è interessante una cosa, non tanto sapere che lui utilizzava una matita Faber, ma che lui utilizzasse le matite da falegname. Quindi la bontà e la superiorità dei materiali non possono nulla confronto la tecnica e la manualità e la creatività di una persona. Possiamo avere tutti i materiali possibili e immaginabili, superiori, straordinari, però se non abbiamo la cura e l'intensità e soprattutto la tenacia nell'essere costanti nell'esercizio, difficilmente riusciremo ad arrivare da qualche parte. Quello che hanno lasciato questi tre pittori, che sono Cézanne, Gauguin e Van Gogh, direi che è fondativo per quanto riguarda tutta la pittura del Novecento, ma anche quella oltre il Novecento. Il problema della forma e dell'oggetto del dipinto, che va al di là del soggetto, è una delle questioni più importanti e ci restituisce la possibilità di un'interpretazione della natura che non ha precedenti nella storia dell'arte. Quando io mi trovo davanti a un oggetto, non posso non ripensare a tutto quello che ho visto e a come i pittori prima di me lo hanno, o i disegnatori prima di me lo hanno affrontato, e come hanno fatto anche loro. Noi non arriveremo a quello a cui sono giunti loro, però è bene, secondo me, affrontare il disegno e la pittura con la stessa dedizione e la stessa umiltà. La natura offre la possibilità, se guardata ed esplorata, dell'invenzione, della traduzione delle sue forme attraverso la nostra abilità e il nostro segno. Quindi focalizzare l'attenzione su certe forme, su certe sfumature, su certi scuri, su certi equilibri, costruisce un'immagine che restituisce la nostra visione della natura. Ma per natura intendo tutto, non intendo solo l'albero che sto disegnando. Come ho già detto prima, intendo qualsiasi cosa è davanti al nostro occhio. A me interessa, quando disegno, costruire un ambiente vivibile, nel senso che in cui lo spettatore può entrare dentro e può pensare di osservare, di vivere. Anche se questo è deformato, anche se questo è parziale, però di creare uno spazio
uno spazio dove l'occhio percepisce la profondità, una distanza, una dimensione. L'unica cosa che a me interessava di questo disegno è proprio riportare l'impressione mia della pesantezza e della forza della pianta che avevo davanti, anche al rischio di costruire un impianto che può sembrare scarno o può sembrare anche tozzo. Però quello che mi suggeriva questo albero era proprio questo, di restituire questa sua dimensione di forza e di pesantezza e di attaccamento al terreno. E quindi ho scelto questi segni, questi pochi segni, dove lascio che il bianco abbia una parte molto preponderante rispetto anche a molti altri lavori che ho presentato qui, proprio perché questa forza possa in qualche modo riuscire a essere presente e a farsi sentire. Mi è piaciuto lasciare queste foglie sospese nella parte in alto a destra e quella in maniera più decisa, in maniera più dettagliata in questa sua sospensione nella parte sinistra in alto, perché il vostro occhio possa magari anche ricostruirle nelle altre parti dell'albero, lasciando allo stesso tempo questo grande campo bianco a far focalizzare tutta l'attenzione sulla forza dei rami. Vi volevo consigliare un libro di Van Gogh che secondo me è il più bello che finora io ho trovato. Il libro si titola Scrivere la vita, 265 lettere e 110 schizzi originali, 1872-1890. Leo Jansen è il curatore insieme a Hans Luiten. È un libro che consiglio a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla lettura delle opere di Van Gogh. Prima di terminare questo video voglio dire un sentito grazie a tutti coloro che si sono iscritti e si stanno iscrivendo al mio canale di YouTube, e presto arriverò ai 500 iscritti. Questo darà modo di attivare la community, che è una sezione della pagina del mio canale che è sostanzialmente un blog dove io poi posso mettere notizie, posso mettere foto, disegni, link, e quindi sarà un modo ancora più interessante per dialogare. E direi che è un elemento utile di compendio a tutti i video che sto facendo. Adesso sto ultimando il disegno con questa texture alla base dell'albero che racconta di un sottosuolo coperto di foglie, di sterpi, soprattutto una terra che c'è, che si sente, e che questo grosso albero, riesce a trattenere e ad ancorare ancora di più al suolo. Il prossimo argomento di sabato saranno le terre, quindi parleremo di colori ad olio. Abbiamo preso in esame i blu, abbiamo preso in esame i bianchi, abbiamo preso in esame i rossi e i tubetti di colore che io consiglio e che uso nella mia tavolozza. E invece questa volta ci occuperemo delle terre, quindi di tutte le terre disponibili che vanno bene, a mio parere, per la pittura d'olio. Sono contento che questo suggerimento sia arrivato da voi. Continuate a farlo, a darmi suggerimenti, perché
io possa trovare argomenti interessanti e formativi con cui possiamo condividere idee e opinioni. Un'ultima indicazione che mi sento di darvi prima dei saluti finali è un sito straordinario, purtroppo è in inglese, però con il traduttore Google sicuramente si riesce a comprendere, che è la pubblicazione online di tutte le lettere di Van Gogh. Il sito è vangogletters.org, che però metterò nella descrizione sotto il video, così lo potete trovare tranquillamente. Quindi non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per essere stati qui, e abbiate pazienza se durante i miei discorsi capita che a volte io possa fare delle pause, ma ritengo difficoltoso per me parlare piuttosto che disegnare, e quindi ricerco sempre termini più precisi, ma che a volte non riesco a trovare. Spero mi comprendiate e comprendiate quanta passione io metto in quello che faccio. Quindi, ancora una volta, vi invito ad iscrivervi, a mettere un mi piace, a condividere il video se lo trovate interessante e a commentare come avete fatto fino adesso sotto la descrizione. Quindi non mi resta altro che lasciarvi agli ultimi tocchi di questo disegno e appuntamento a sabato.